poi vi devo anche spiegare con quale diritto sono qui dietro un microfono a parlarvi di UFO. Non sono un ufologo, sono un astrologo, però sono un appassionato studioso di queste cose da sempre. Praticamente ho iniziato assieme all'astrologia, avevo 10 anni. Grazie a un fratello maggiore avevo il Sementoschi e altri testi di astrologia e girava per casa mia il giornale dei misteri, altre riviste, altri libri di questo argomento. E poi crescendo, diciamo, sono sempre comunque interessato, avevo messo un po' da parte, avevo preso i libri ai chiodi, sia di astrologia che di ufologia, quando i casi della vita mi hanno portato in Ungheria. In Ungheria nei primi anni 90, quando questo paese usciva dal regime, diciamo, comunista, e quindi c'era un fervore, un fermento incredibile di apertura, di religiosità, di misteri. Ricordo che con mia moglie dicevo, beh, andiamo a vedere queste cose qua. Poi nella città dove abitavo, che era a sud dell'Ungheria, a Szeged, si sparse la voce. Ragazzi, qui c'è un italiano, Mangiagatti, e davvero ci chiamano così, non solo i vicentini, c'è un mangiagatti italiano che sa l'ungherese e che si occupa di UFO. Ah, bene, bene, chiamiamolo al nostro prossimo congresso, che così ci spiega un po' com'è l'ufologia in Italia, chi sono le persone, gli ufologi, i gruppi, ci racconterà qualcosa, qualche casistica italiana. Partecipai volentieri. A quel punto cominciai anche a scrivere qualche articolo per le riviste ungheresi. Poi, tornato in Italia nel 98, ho cominciato a fare la cosa al contrario. Cioè, uè ragazzi, qui c'è un appassionato di UFO che è stato in Ungheria, quindi ci può raccontare che cosa succede in Ungheria, se li avvistano anche là, se ci sono anche là i cerchi nei campi di grano e così via. E quindi anche qui ho scritto, mi ricordo, alla fine degli anni 90, primi anni 2000, avevo scritto degli articoli per alcune riviste. Poi mi hanno chiamato a convegni e ho partecipato a un convegno come traduttore di spagnolo, perché c'era Jaime Maussan e altri messicani e altri sudamericani che io seguo tantissimo su YouTube, quasi tutti i giorni, che sono anche un po' i miei idoli, quindi mi hanno già incontrati. Ah, ma non sapete che io seguo i vostri video, le vostre cose. Con l'occasione ho conosciuto anche Roberto Pinotti, altri per Giorgio Caria, insomma. Anche se non posso dire di essere un ufologo, perché il vero ufologo è un ufologo ricercatore, cioè quello che gli arriva una notizia che c'è un cerchio nel campo di grano a Brescia o che a Mantova uno ha visto un UFO, prende e va. Io questa faccia tosta non ce l'ho, non ho la preparazione, diciamo, di questo tipo, però sono comunque una persona che ha parecchio da dire su queste cose. Luciano, scusami, Malanga l'hai conosciuto, Corrado? Sì, abbiamo avuto uno scambio di mail molto interessanti, ho fatto i suoi test di autovalutazione, ho fatto le simulazioni mentali che lui suggeriva e almeno all'epoca, parla anche lì forse una ventina di anni fa, a lui interessava semplicemente sapere se la gente era addotta o no. Stabilito che io non lo sono, o forse sì, ma più probabilmente no, l'interesse cadde proprio subito. Se no lui era già pronto per farmi anche un'ipnosi regressiva così. Però io mi ricordo che gli scrissi, ma guarda, nel frattempo ho fatto questo, si chiamava il Simbad, ho fatto il test della triade e ho avuto questo risultato. Anche lui ha detto, va bene, allora signor Drusetta, lei non è addotto. Probabilmente, mi ha detto, ho assistito alla abduction, poi parleremo per chi non conosce questo termine, di qualcun altro. Perché comunque, insomma, o sono io che giro attorno agli UFO, o sono gli UFO che girano attorno a me, appunto, da sempre. Perché ho avuto anche qualche avvistamento e qualche esperienza un po' particolare, della quale non parlo molto volentieri. Abbiamo una messicana, wow! Sono Ciao! del Città di Messico. Città del Messico, Distrito Sì, Federale, Mexico sì. lindo y querido. E, Sì, infatti quello che dicevi di Jaime Maussan, io praticamente sono cresciuta sentendo diciamo tutto quello che lui ricercava, no? È un grande ricercatore, il Messico ha fatto diciamo tanto, si è battuto tanto per fare divulgazione di tutto questo. oddio, va detto che a volte è un po' ingenuo.
E quindi ci sono stati un paio di casi, come quello di Jonathan Reed e qualcun altro, uno famoso del pinguino sul ramo, su un albero alto, che in realtà poi si rivelarono o dei Sì, falsi o delle ingenuità clamorose, e forse anche per questo motivo, adesso che lui ha in mano questo affare delle mummie peruviane, molti sono scettici perché dicono: "Ma sì, ma Sam lo conosciamo". sì, Sì, infatti. sono Eh, decenni che dice: "Adesso vi do la prova della vita vabbè, extraterrestre", però è una comunque continua a ricercare, questo esatto. già è Allora, positivo. bene, bene, vedo che comunque siete bene informati. E poi vi dirò anche cosa penso dei fratelli cosmici, ovviamente, però ci devo arrivare.